Ciao a tutti, oggi faremo un esperimento. L'esperimento sarà su come produrre un fenomeno paranormale. Lo faremo usando la telecamera di uno smartphone, per cui cercate di avere pazienza per la qualità del video, e ci muoveremo in bilico tra la possibilità di cadere, di inciampare nel campo della superstizione oppure in quello della censura razionalista. Ricordiamoci che razionalità e razionalismo sono due cose completamente diverse. Quindi cercate di rimanere con la mente aperta, statemi sul pezzo, seguite il video fino alla fine, in modo da non rischiare fraintendimenti riguardo il messaggio che voglio trasmettervi. Ma perché ci interessa così tanto il paranormale? Non tanto per il folklore o le cose strane che si possono credere o che si possano raccontare, né tanto perché crediamo che abbia a che vedere con la possibilità di un'evoluzione della coscienza umana. Tutt'altro, anzi, molto spesso certe cose strane si producono a partire da stati crepuscolari della mente. E in tanti casi un eccessivo interesse oppure un'eccessiva attenzione su certi fenomeni sorprendenti o paranormali può finire per essere una trappola oppure una distrazione per quello che è il nostro sviluppo interno o per quello che può essere un nostro cammino di ascesi. Nella letteratura buddista, per esempio, nel Surangama Sutra, si trova questa raccomandazione, cioè di non dare troppa importanza a certi fenomeni appariscenti, certi fenomeni straordinari, perché possono rappresentare non soltanto una distrazione, ma anche un impedimento per il nostro sviluppo e per il nostro cammino evolutivo. Nella letteratura cristiana troviamo Ignazio di Loyola, che più o meno ci dice la stessa cosa con parole diverse. Non dovremmo desiderare o aspettarci delle visioni con tutte le nostre forze, dovremmo astenercene e dubitare di esse. Allora perché ci interessa così tanto il paranormale? Perché certe esperienze, indipendentemente da quello che possiamo credere o su come possiamo spiegarcele o il tipo di interpretazione che possiamo dare di queste esperienze, hanno comunque la grazia di aprire un certo orizzonte poetico, una certa frequenza mentale, oppure alzare la temperatura emotiva, oppure sollevare un certo sospetto intellettuale, relativizzando la percezione ordinaria che abbiamo della realtà e in definitiva abilitando nuovi circuiti mentali e aprendo certi canali intuitivi oppure esplorativi. Ma oggi siamo qui, impermeabili a ogni tentativo di inquisizione razionalista, per produrre in modo semplice un fenomeno paranormale al semplice scopo investigativo e divulgativo. Produrremo questo fenomeno paranormale di là, in balcone, per motivi di inquadratura, per motivi di spazio, in modo che tutti voi possiate facilmente, agevolmente assistere a questo tipo di esperimento. Voi sicuramente avrete sentito parlare della possibilità di trovarsi contemporaneamente in due luoghi diversi, distanti tra di loro. Vediamo se questa cosa sia effettivamente possibile e se sia riproducibile con una relativa facilità. Quello a cui state assistendo è il cosiddetto dono dell'obliquità.